Bentornati amici modellisti e non solo. Oggi inizio una nuova serie con voi che mi porterà alla realizzazione di un piccolo diorama di una piccola scenetta partendo dalle foto originali. Innanzitutto vi dico che queste foto mostrano la CKD di Praga, la fabbrica a Praga appunto che realizzò e che diede vita ai LVT-Z38, quelli che saranno presi dai tedeschi e chiamati molto semplicemente Panzer 38T. Sono partito dal carro che è della UM, Union Model, che ho dipinto così completamente da scatola e ho iniziato poi a prendere le misure per realizzare questa porzione di fabbrica. La basetta è stata realizzata da me ovviamente con pezzi di legno di scarto. Ho prima preso le misure su questo foglio di carta, ho realizzato una bozza di quella che poteva essere e poi ho ricalcolato le misure stesse sul foglio e sulla basetta stessa, così da cercare di iniziare a impostare il diorama e la base. Questa è la fase progettuale, infatti come vi dicevo questa sarà una nuova serie, quindi mi porterà alla realizzazione di vari video. In questo primo video nel dettaglio andremo a vedere come ho realizzato la prima parte della struttura e come ho impostato il diorama. Qui ovviamente ho voluto far vedere anche come ho studiato per le misure, ho preso le misure su come ho visto prima su carta e poi in 3D quello che volevo realizzare. La basetta è piccola e allo stesso tempo anche la porzione di casa è di pochi centimetri, 13x8 in questo caso. Sicuramente la preparazione di una basetta, di una buona basetta, parte anche da qui, cioè dal disegno e dall'idea di quello che appunto si vuole realizzare. In questo caso la mia idea è nata proprio vedendo la CKD di Praga e vedendo il carro e volendolo fare piuttosto diverso dagli esemplari che si vedono sempre. Una volta preparato lo schizzo ho visto anche sulla basetta quanto spazio avrebbe occupato la mia piccola fabbrica, la mia piccola porzione di fabbrica. Poi ho preso il blue foam, quello della AK, e ho lavorato con quello. Ovviamente il disegno che era stato realizzato è stato ritagliato per avere quindi direttamente la forma da riportare sul blue foam. In questo caso ho appoggiato semplicemente la parte di foglio che mi serviva con il disegno della fabbrica sul blue foam e poi con il taglierino ho semplicemente ritagliato quella porzione che mi interessava. Questa è stata la fase più delicata perché ovviamente ho dovuto essere preciso, ho dovuto cercare di lavorare quanto più pulito possibile, in questo caso sempre con il taglierino e con la riga. Questa è ovviamente la parte che ho realizzato per prima. In questo caso, e probabilmente sarà una dei prossimi acquisti, si lavorerebbe meglio con un taglierino più professionale. Con un taglio a polistirolo sarebbe sicuramente la cosa migliore, in quanto con il taglierino o con un bisturi o con una lama si rischia comunque di andare storti.
ecco lo spazio che occuperà il mio carro e la base stessa della fabbrica. In corso d'opera poi vedremo come effettivamente ho provato il carro in varie posizioni, prima di trovare quella effettivamente che sarà definitiva nel diorama. Finito di vedere come effettivamente inserire e come cercare di inserire il blue foam, quindi la struttura sulla basetta, ho iniziato a ritagliare lì dove andrà il portone, in questo caso sempre aiutandomi con il taglierino. Ho modificato, se fate caso, già rispetto ai disegni precedenti, ho modificato leggermente la struttura perché ovviamente la parte esterna dovrà essere angolare, quindi mi risultava strano, mi risultava piuttosto difficile realizzare la porta sulla parte angolare, quindi ho dovuto inserire un'altra parte di muratura e ridurre, diciamo, e mettere al centro il portone stesso. Anche in questo caso il taglio a 45 gradi è stato fatto in questo modo. Con uno strumento sarei stato molto più accurato e preciso, devo dire. La carta vetrata aiuta la pulizia, in questo caso anche sul blue foam, e vi aiuta effettivamente a far calzare tutta la fabbrica, il blue foam, alla basetta stessa. La balsa è stata necessaria per realizzare la parte posteriore della fabbrica, in quanto volevo realizzare una parte, quello che mi interessava era solamente la parte davanti, quindi la parte interna verrà chiusa completamente dalla balsa. Questa fase anche è piuttosto delicata, in quanto bisogna cercare di essere precisi il più possibile per far aderire la base alla fabbrica, e sono tutti materiali piuttosto differenti tra loro. Anche in questo caso con il plasticart ho voluto realizzare quella che sarà una barra di metallo che era presente nella foto originale. Infatti vi ricordo che all'inizio del video avete visto quella che è la CKD di Praga, una fabbrica che praticamente è stata utilizzata, sfruttata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e successivamente dopo la seconda guerra mondiale anche dai russi. Per quanto riguarda poi, come vi dicevo, la mia fabbrica, ho voluto comunque dare una mia interpretazione, quindi ho lasciato la parte del portale e del portone ad intonaco, mentre la parte superiore ho voluto realizzare dei piccoli mattoncini. In questo caso, per realizzare i mattoni, con il blue foam ho con molta calma realizzato le varie incisioni, sia con un taglierino o con un bisturi, e poi successivamente con questo diciamo strumento appuntito che mi ha consentito di approfondire di più diciamo il mattone stesso, dividere di più i mattoni stessi. Infine con la balsa ho realizzato anche la parte superiore del tetto. In questo video infatti vi sto mostrando come è partita l'idea, come è stata realizzata la prima parte, quindi la prima muratura, il grosso di quello che sarà il mio diorama, mentre nei prossimi video vedremo i dettagli. In questo caso con la balsa, come vedete, ho realizzato tutta la struttura, ecco qui, tutta la struttura, e ho cercato di far aderire il tutto al meglio. Questi sono già i prossimi video che vedrete, quindi la prossima realizzazione, e questi sono già i passi successivi. Vi aspetto quindi per ora nei prossimi video e intanto vi ringrazio per aver visto questa prima parte. Ci vediamo presto per la seconda parte. Buona visione e buon modellismo a tutti. Grazie a tutti.